Questa fascetta è importantissima. No, ma come la moto di D'Ambrosio, anche la tua fascetta. Sì, il clima è quello. Maledetto. È ormai da diversi anni che è nell'aria questa sfida. Un paio d'anni. Un paio d'anni. Facciamo, non facciamo, ci sei, non ci sei, una volta non ci sono io, Maggio, l'altra volta giugno, non ci sono agosto, io. ottobre. E alla fine adesso, È il che 14 di ottobre. 14 ottobre 2019, finalmente facciamo la sfida. Nasca contro Axel. Se siete venuti qua a Franciacorta a farvi fare le foto, lui ora in pista a farvi le foto, era alla vendita, però dovete sapere che lui, che l'avrete sicuramente visto quando girate, è proprietario di questa bellissima Suzuki GSX-R. Modernissima. Di che anno è? È un esemplare 2017, 2007 sì. Bellissimo. GSX-R 750 K7. È soprannominata anche il cancello. Ma io le voglio bene, sono gli altri che la trattano male. Vabbè, oggi quindi faremo la sfida. Lui ci va veramente forte con sta moto qua, quindi molto probabile che mi dia la paga, ma io farò di tutto. Sono a fine stagione, avanzato del budget per eventuali danni, quindi posso permettermi. Allora, io voglio spezzare una lancia in favore del grande Nasca, perché 2 anni fa questa sfida la prendevo veramente ridendo, spanciandomi dalle risate. Invece purtroppo devo dire che non sarà per nulla facile, e prendere le bastonate è probabile. Mi Coltello farà tra i male, denti. mi farà No. male. Oggi c'è in palio l'onore, c'è in palio la gloria. Faremo 20 giri a testa. GSX-R 7,5, K7, l'elettronica non si sa cosa sia, Pirelli SC1 e diamogli il gas. Ok, bocca al lupo. Ci sarà da ridere. Vai a fare le rapine con quello? Stai cercando di abbassare il mio livello di concentrazione? Assolutamente sì. Non so, io di solito ho tutto un pre che... Questo è un rituale che non può mancare. Com'è andato questo primo turno? Allora, sono veramente molto stanco, era un po' che ero fermo e... Dai, diciamo la verità, hai dormito 2 ore stanotte. Ma forse. Allora, 15.04, ma poi ho iniziato a fare un sacco di errori, allora ho Sei preferito partito uscire. subito E io sempre cattivo? così. Di solito se 15.04 al primo turno, al secondo va meglio. Questa è l'idea, però... Cazzo, qua si fa dura. Aia. Un team di professionisti, sempre pronti. Grazie. Sì, io e il mio team siamo sempre molto attenti, lo staff qua mette a punto tutto, controllano tutto in modo che io sia sicuro e possa girare tranquillamente. Adesso hai visto il ragazzo delle gomme? Sì. Questa fascetta è importantissima. No, ma come la moto di D'Ambrosio, anche la tua fascetta. Il clima è quello, e senza di quello praticamente ti si apre la carena ad ali di gabbiano sul rettilineo. Allora, quando devo fare il giro della vita in staccata mi dai un paio di forbici così taglio e freno. Maledetto Axel, potevi farmi benzina però. Maledetto. Dai, per favore, qualcuno venga a salvarmi. Non mi hanno fatto benzina. No. Allora, va bene che vuoi vincere la sfida, però non farmi benzina mi sembra poco corretto. Ti prendo il tempo adesso. Un po' da bastardo, È il bello che ho detto, ma dov'è Alberto? Dov'è Alberto? Ho detto, no, cazzo, la benzina. Nella fretta non ho pensato, ho fatto benzina per me e non per te. Allora, al di là di questa
pessima mossa di non mettermi la benzina per farmi perdere. Ma è stato un caso, cioè Sì. non è voluto. Non puoi pensare che io sia una persona così brutta. Noto una certa preoccupazione nel tuo volto. Il dato di fatto, aspetta la preoccupazione. Il dato di fatto è che sei arrivato a fare un 15,6, io ho fatto 15,04, però io avevo la pista completamente vuota. Tu avevi un po' di gente in pista, era la prima volta che salivi sulla mia moto, ti sei anche fermato a regolare la leva del freno. Guardate le rughe della preoccupazione. O sono quelle dell'ora di sonno che hai alle spalle? Anche oggi, infatti io ho fatto 6 giri perché ero stanco, lui ne ha fatti 6 perché io non gli ho messo la benzina, ma perché serviva. Allora, com'è questo GSX-R 7,5? Devo dire che il 7,5 è divertente perché non va piano come il 600, però è leggero, quindi quella di via di mezzo che piace. Cancello, ma non così tanto. Perché poi rompo sempre quelli che dicono no, guido sempre le moto nuove, ultima generazione, non è capace a guidare quello senza il flipper. Che non sa neanche che si chiama blipper, lo chiamano flipper. Cos'è? Cos'è? È quello che metti l'euro e la pallina. E va anche sulla moto? No, e quindi devo dire molto divertente, mi piace, tenuta bene. Come ti è sembrata l'elettronica, il traction control? Ma allora bisogna dare un po' più di freno motore, soprattutto il traction, praticamente da quando... Cazzo è il traction? Non lo so, lei non lo sa. Una generazione all'antica. Cioè. L'unico problema è che ho le ginocchia qua, perché è tarata su... Uno è? Un cazzo. 1,70. Uno. Però bella, mi piace. Adesso si va dentro per il secondo turno, l'obiettivo è 14 perché qua non si guarda in faccia a nessuno. Ci dai dentro adesso con la benza, No, per me è meglio metterla, io preferisco girare con la benzina. Adesso come vedi c'ho il ragazzo addetto alla benzina. Sì, come si chiama? Axel, anche lui. Pollicino. Ma è quello Pollicino? Questo è Pollicino, mannaggia lui. Mai pulire la catena degli scooter con il motore acceso? Mi vergogno, mi vergogno. Poi sai, dico, fosse successo in pista, magari un po' di onore. No dai, cioè, scusa, cioè inventaci una storia tipo, non so, Sì. ultimo giro, stavi per vincere Sì, allora te lo dico il titolo perché, e hai tirato... Praticamente ero concentratissimo nel box del condominio e buio, freddo, mia moglie era in Spagna, io ero da solo, ho detto cosa faccio? Pulisco la catena. E poi niente, un attimo di distrazione, però ero concentrato per la gara. Concentratissimo. Più che altro la gara si è svolta dal box fino all'ospedale con un motorino che mi aveva tranciato il dito. Guidando il motorino? Guidando il motorino. No. E poi quando sono andato al pronto soccorso la signora fa guardi che chiami chi l'ha portata perché probabilmente lei resterà qui stanotte. Insomma io sono venuto da solo. Con che cosa? Con il motorino. Lo vede quello con la catena tutta rossa? Dopo poco è arrivata un'infermiera, ha detto vai dovrebbe spostare il motorino vicino alle ambulanze perché vabbè io dovrò... Ma quanti giri fai? Ho trovato il traffico che hai trovato tu prima. È migliorato? Non penso, non lo so. Ho fatto un giro pulito, vediamo cosa è successo. In diretta. In diretta, live. 14,79. Basta, l'unico giro libero 14,79. Ho anche fatto un errore grave. Mamma mia! No, male. Sei partito col piede di guerra oggi, eh? Poteva andare meglio. Ma guerra vera? Ho sentito dei rumori strani. Tipo? Qualcosa che grattasse per terra. Ah, il cavalletto sarà? No, spero di no. Guarda come cerca scuse per non farti girare più adesso che ha No, più che altro mi mette paura di... Mettiamo subito le termocoperte. Vai.
secondo me ho perso, è lui. Allora, Eccoci qua. il transponder ha dato l'ardua sentenza. Ma cosa facciamo? Andiamo in escalation o andiamo direttamente con la fine? Andiamo con la fine subito. Andiamo con la fine, tagliamo corto sto video. Allora, youtuber versus fotografo. Allora, youtuber Sono emozionato. Dai. 1, 14 e 602. Fotografo. Aspetta che non lo trovo più. Vedi, quindi era il tempo precedente, ho perso. No, allora. Molta adrenalina, molta tensione. Aspetta che non lo trovo più. Ok, fotografo. Oh, 1, 14 e 972. No, è impossibile. Transponder. Vogliamo la verifica. Transponder non mente. Allora, no beh, ci sta, Attenzione, 1.14 975, mi cade sulla buccia di banana questo fotografo che pensava che era solo un decimo, invece... Invece erano 3. E invece tu 1.14 E 602. 602 e infatti il mio era falso l'ultimo turno, avevo capito che avevo mollato. Grande Nasca, ti voglio allora, bene, ti ragazzi. voglio bene. Adesso fa quello brillante, No, dai. allora, innanzitutto diciamo che il suo best è 14,2, il best storico. Sì, quindi... ho capito, ci ho messo 8 anni. Vabbè, però... Non è la prima uscita come lui. Però sei avanti te sul best Sì, storico. sì. Certo. E poi ragazzi, allora, fotografo, amatore, va in pista quante volte all'anno? 10 volte all'anno. Contro... Uno che ha iniziato da ben 2 anni. No, allora, ho iniziato 2 anni, ma questi 2 anni ci ho dato dentro con le persone giuste che mi insegnavano bene. Quindi... Però bravo. E ha un'ora di sonno alle spalle, aveva un'ora di sonno. Io credo che non mi riprenderò più. Io con un'ora di sonno avrei girato in 16, quindi... Io credo che non mi riprenderò più da questa giornata. No, non La fare mia vita così. finisce qui. Non fare Lui così. lo sapeva e ha voluto farlo l'ultima data. Non Basta. fare così. No, ti voglio bene. Bravo Alberto, complimenti. Grazie, complimenti te. Meno male che soffro di Alzheimer, dimenticherò subito. Vabbè, grazie per aver visto questo video, grazie Axel per la giornata, per la moto, per la pista. E per la benzina no, perché ci hanno dovuta prestare. Bene, grazie per aver visto questo video e mi sono divertito con questo 7,5. Bello, tanta roba. Bye bye. Ma allora chi ha vinto? Ha vinto Alberto. Allora è più bravo. Ma no, Alberto c'ha il team che lo segue, c'è chi gli fa le pressioni. C'è la che- moto della Ah sì, ma lo devo guardare sempre da C'è la moto. Allora, al 1000 Superbike. Un superbike, un superbike, sì, come sì. fai a saperlo? Al 1000 Superbike, l'elettronica, l'antisalto, cioè tutti i L'elettronica cazzi, non è anche superbike, è MotoGP. cioè, poi le gomme sono quelle che Speciali, che speciali, fanno, usavano sono tutti quelle quelli che fanno stradali. i test alla MotoGP. Cioè io devo fare tutto da solo, ma Flipper anche. C'è il flipper. quando sono gli danno entrato era ragione. pieno così di gente. Entrava lui, c'era Nicola che faceva uscire tutti. Dai. Casu fuori, porta, C'è Alberto! figa. Che sennò poi su YouTube si vede che va piano. E tu che hai voluto farla a tutti i costi questa comparativa qua? Spero solo che ci siano le riprese col drone, perché giuro se non c'è la ripresa col drone, Tutto per la cioè, gomme nuove per lui, ma io non so, per prendere le bastonate. Se anche Basta!